Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Oggi, come da titolo, vi porto un pad economico. Si tratta di questo, il Chrome K. Questo pad originariamente ha una storia. Praticamente un amico di mio nipote, Gioele, ciao Gioele, voleva un pad per Android. Lo voleva wireless. Il problema è che sì, questo è compatibile con Android, così come con PS3 e con PC, ma per usarlo sotto Android c'è bisogno di un cavo OTG perché non è wireless. Non sapendo cosa farsene, non volendolo mandare indietro ad Amazon, mio nipote me l'ha fatto avere e io l'ho testato un pochettino e già che ci siamo andiamo a vedere se vale la pena comprarlo. Intanto iniziamo con un unboxing. Subito dopo andiamo a fare un test. Io l'ho già provato in precedenza, però vi faccio vedere un po' di roba. Andiamo! Allora, la scatola si presenta non affatto male, diciamo, con questa tamarrata di pad che però è carino anche da vedere. A lato le connettività PS3, Windows, c'è anche la modalità turbo, poi ne parleremo, e si connette via USB. A fianco un po' di spam tipo ergonomico, cose così. Notare, grande realismo, una roba. E dietro una piccola presentazione di quanti bottoni ha, se ha la vibrazione doppia, eccetera eccetera. Poi lo andiamo ad aprire. Il pad si presenta così. È abbastanza tamarro, anche se sembra il cavo non si può estrarre, resta così. Ha il suo USB 2 e all'interno le istruzioni su come usarlo. Ok, andiamo a vedere. Pad alla mano, colleghiamo la Windows, vediamo come va. Come vedete il pad è riconosciuto come controller Xbox 360, però se noi premiamo questo tasto qua, vedete che la luce è qua, lo teniamo premuto per qualche secondo, si accendono queste due luci e salta fuori PS3 PC Gamepad. Praticamente diventa un gamepad direct input piuttosto che X-input. X-input è il controller Xbox 360 e Xbox One e serie, mentre direct input è per i vecchi giochi che non riconoscono l'X-input. Ripremiamo e torniamo all'X-input. Non so se vi è mai capitato che in un gioco dovete sparare di continuo o come se foste Blanca doveste fare tipo ta 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 ta, così per fare l'elettricità su Street Fighter. Beh, potete fare così e vi fa automaticamente il turbo. Per eliminare il turbo dovete ripremere e così ve lo elimina. Adesso andiamo al feeling che restituisce. I grilletti non sono male, a essere sinceri, ma le levette analogiche sono un po'... sentite? Sono un po' giocattolose e non sono morbide come ci si potrebbe aspettare da un pad di, diciamo, ottima fattura come quelli Xbox o PlayStation. Sono abbastanza rigidi e non offrono quel feeling che ci fa, non diciamo amare, ma ci fa apprezzare l'uso di un analogico. I tasti sono quelli Xbox, anche se qua sono nominati come quelli PlayStation e qua come quelli Xbox. Poi c'è Select e Start, che sarebbe Back e Start, il tasto Home, il tasto Turbo, la crocetta e gli analogici. La forma fa ricordare un po' quello Xbox 360, anche perché gli analogici non sono allineati, però sinceramente io li preferisco non allineati perché giocando al pad sostanzialmente con i giochi di guida e usando per picchiaduro l'arcade stick mi trovo meglio avere il pollice in posizione comoda e rilassata per poter fare il movimento di curvare.
Allora, veniamo al punto che interessa ai giocatori di picchiaduro. Come si comporta la croce? Allora, finché fate gli Hadouken, tipo il quarto di luna in avanti, va tutto bene. Il problema è quando dovete fare uno Shoryuken, non esce, almeno a me, non mi esce quasi mai. È come se la diagonale si confondesse con l'avanti e per questo a me non riesce. Il Tatsu riesce bene, la Doken riesce bene, lo Shoryuken non mi riesce praticamente mai. Allora, in conclusione, cosa si può dire su questo pad? Vi avevo già portato un pad tempo fa economico, il Gamesir G3V, però questo ormai non si trova più in commercio e sinceramente andare a spendere quei soldi che chiede adesso Amazon per quel pad non ne vale la pena. Cosa possiamo dire su questo? Sicuramente è tamarro. La croce non è un granché, se siete dei giocatori esperti di picchiaduro, roba dove si usa molto la croce, anche no. Certo, è abbastanza ai livelli di quello della 360, perché anche quello della 360 non è che sia il massimo. Però al giorno d'oggi una croce così per giocare un picchiaduro non va bene. I grilletti, diciamo, li ho provati su Forza Horizon 5, non mi sono trovato affatto male. L'analogico pure, anche se restituisce un feeling un po' strano, un po' di resistenza, non è morbido. Però cosa possiamo dire? Un pad di merda? No, non è un pad di merda, è un pad economico per chi non ha grosse pretese, costa tra i 20 e i 25 euro spedito e fa il suo dovere. Le plastiche sono sì leggere, ma non sembrano neanche così scadenti, lo potete usare anche sulla PlayStation 3. Che altro dire? Forse il cavo non è il massimo della lunghezza, però ci può stare. Secondo me, per quello che chiedono, è un pad che sicuramente può essere comprato. Se avete grosse esigenze, no. Se siete dei giocatori occasionali o che si divertono come è giusto che sia col vostro PC, compratelo, secondo me ne vale la pena. Vi lascio il link in descrizione Amazon col mio link referral, che se lo comprate attraverso il mio link date una manina al canale. Penso che non ci sia altro da dire. Per questo video era tutto. Enjoy!